Ciao e benvenuti al podcast di Impara l'italiano. Io sono Antonio. E io sono Giorgia e oggi, amici miei, abbiamo un episodio che mi sta particolarmente a cuore, Ah sì? E perché? perché parliamo di errori e io, da insegnante, gli errori li adoro. Li adori. Io li temevo da studente. Lo so, è la reazione più comune, ma oggi vogliamo cambiare completamente il modo in cui guardate ai vostri sbagli quando parlate italiano, perché uno sbaglio, detto con onestà, vale 1000 frasi perfette dette con paura. Bellissima questa frase, Giorgia. Te la sei preparata? Un po' sì. Diciamo che l'ho pensata sotto la doccia stamattina. Le idee migliori nascono sempre lì. Allora, prima di iniziare, se questo è il vostro primo episodio con noi, benvenuti nella famiglia dell'Italia Svelata. Mettete like, iscrivetevi, attivate la campanella perché ogni settimana portiamo un pezzettino di lingua e cultura italiana direttamente a casa vostra. E se invece ci seguite già da un po', ciao, bentornati, ci siete mancati. Oggi il viaggio è lungo, quindi mettetevi comodi. Un caffè, un tè, quello che preferite. Io il mio caffè ce l'ho già qui, Sempre organizzata tu. sempre. Allora, Giorgia, partiamo dalle basi. Qual è il primo errore che senti più spesso dai tuoi studenti? Sinceramente, la confusione tra essere e avere è quasi universale. Fammi indovinare. Io sono fame? Esattamente quello. E capisco perché succede. In tante lingue le sensazioni fisiche si esprimono col verbo essere. I am hungry in inglese, per esempio. Ma in italiano no. In italiano la fame, la sete, il sonno, il freddo, il caldo si hanno. Quindi si dice? Ho fame, ho sete, ho sonno, abbiamo freddo. E attenzione perché sono caldo in italiano ha tutto un altro significato. Un significato decisamente più romantico, diciamo così. Esatto, quindi occhio, perché uno studente distratto rischia di dire qualcosa di molto diverso da quello che intendeva. Buono a sapersi. Passiamo al secondo. Io ne ho uno che mi fa ridere ogni volta. Dimmi. I verbi riflessivi. La gente si dimentica il pronome e la frase diventa surreale. Ah sì, tipo chiamo Marco invece di mi chiamo Marco? Esatto. E se ci pensi, chiamo Marco, in realtà significa che stai chiamando qualcun altro, non che ti stai presentando. È buffissimo, perché la particella mi cambia completamente il senso. È come dire io chiamo me stesso Marco. E la stessa cosa succede con un svegliarsi, vestirsi, prepararsi. Mi sveglio alle 7, mi vesto in fretta, ci prepariamo per uscire. Senza quella piccola particella la frase perde pezzi, come un puzzle a cui manca un tassello. Belle immagini oggi, Giorgia. Sono ispirata. Terzo errore. Tocca a me. Le preposizioni articolate. Un incubo per tantissimi studenti. Ah, vado al supermercato? Esatto, quello. Ma noi diciamo vado al supermercato. A più il diventa al. E non finisce lì. Alla scuola, allo stadio, nel ristorante, sul tavolo. Ogni preposizione ha la sua forma combinata con l'articolo. E occhio ai casi particolari. Abito a Roma va bene, semplice. Ma se la città ha già l'articolo nel nome, tipo l'Aquila, Allora si dice abito all'Aquila. Il contesto conta sempre. è un po' come imparare a memoria delle piccole combinazioni musicali. All'inizio ci pesi, poi diventa naturale, come una canzone che canti senza guardare il testo. Mi piace questo paragone. Quarto errore, l'ordine delle parole. Ah, questo è interessante, perché dipende molto dalla lingua madre dello studente. Vero, per esempio in inglese si dice I also speak Italian. Parola per parola sarebbe io anche parlo italiano, ma in italiano suona strano. Noi diciamo anche io parlo italiano, oppure parlo anche italiano. L'ordine cambia il ritmo della frase e a volte anche una piccola sfumatura di significato. Un altro esempio, sempre mangio la pasta contro mangio sempre la pasta. La seconda è quella naturale. La prima si capisce, per carità, ma un orecchio italiano la sente un po' storta, ecco. Quinto errore, e qui entriamo in un campo minato, la pronuncia. Oh, questo mi fa sempre ridere e allo stesso tempo un po' tremare. Perché? Perché in italiano le doppie cambiano tutto. Anno e ano sembrano quasi uguali, ma non lo sono affatto. Un errore, diciamo, da evitare ad ogni costo. Assolutamente, e ce ne sono tanti altri. Palla e pala, penne e pane, fatto e fato. Un piccolo raddoppio di consonante può cambiare completamente il senso di una parola. Il consiglio che do sempre io è ascoltate tanto italiano parlato e ripetete ad alta voce.
l'orecchio impara prima della bocca. Verissimo. E anche nella lingua scritta ci sono trappole. Pensiamo a c'è e c'è. Ah sì, ce lo porto io contro c'è una festa domani. Uno si scrive attaccato, l'altro con l'apostrofo. Piccola differenza sulla carta, ma importantissima. E poi ci sono le coppie di parole che sembrano gemelle ma non lo sono. Forse e magari, per esempio. Questa la trovo affascinante perché non è solo grammatica, è anche emozione. Forse indica una possibilità neutra. Forse vengo alla festa. Magari invece porta con sé un desiderio, una speranza. Magari vengo alla festa. Suona quasi come se tu volessi davvero venire. Esatto, è un dettaglio piccolissimo ma che racconta tantissimo di come parliamo noi italiani. Mettiamo emozione anche nelle parole più semplici. Bellissimo. Sesto errore, uno dei miei preferiti da spiegare. Sapere contro conoscere. Fondamentale. Sapere per le informazioni. So dove abiti, so che ora è. Conoscere per le persone e i luoghi. Conosco Maria, conosco Roma. E poi c'è il boss finale di tutti gli errori, il verbo piacere. Ah, quello manda in crisi tantissimi studenti. Perché nella loro lingua funziona al contrario. I like pizza. Io come soggetto, pizza come oggetto. Ma in italiano è la pizza il soggetto della frase. È lei che piace a me. Mi piace la pizza significa letteralmente la pizza è piacevole per me. E cambia con il numero. Mi piace il gelato, ma mi piacciono i libri. Esatto, perché i libri sono plurali, quindi il verbo si accorda con loro, non con la persona. Un vero cambio di prospettiva mentale, più che una regola grammaticale. E sai una cosa, Antonio? Io penso che proprio questo genere di differenze sia quello che rende una lingua bella. Non è solo grammatica, è un modo diverso di guardare il mondo. Mi piace molto questo pensiero. E ora facciamo una piccola pausa. Tra pochissimo torniamo con la seconda parte, dove parliamo di come trasformare tutti questi errori in strumenti per migliorare davvero. Non andate via, perché la parte più utile arriva adesso. Bentornati sull'Italia Svelata. Allora, Giorgia, abbiamo passato in rassegna gli errori più comuni. Ora la domanda vera è: cosa ce ne facciamo? Ottima domanda. E la prima cosa che dico sempre ai miei studenti è questa: non nascondete l'errore. Spiegaci meglio. Quando qualcuno vi corregge, la reazione istintiva è vergognarsi, magari arrossire, cambiare discorso. Ma io vi chiedo di fare l'opposto. Cioè? Cioè dite grazie, davvero, perché quella correzione è un regalo, è qualcuno che si prende il tempo di aiutarvi a migliorare. È un cambio di mentalità non da poco. Lo è, ma funziona. Io stessa, quando ho imparato lo spagnolo, all'inizio odiavo essere corretta. Poi ho capito che ogni correzione mi faceva fare un passo avanti, non indietro. Bell'esempio personale, Giorgia. Grazie. Il secondo consiglio è tenere un diario degli errori. Come funziona esattamente? Semplice. Ogni volta che sbagliate qualcosa, una parola, una regola, un verbo, lo scrivete e poi ogni tanto tornate a rileggerlo. Un po' come un diario di viaggio, ma della lingua. Esatto, mi piace questa immagine. E scrivete sempre 2 colonne, la frase sbagliata e subito accanto quella corretta. Per esempio? Sbagliato. Io piace la pizza. Corretto. Mi piace la pizza. Dopo un po' di ripetizioni, quella forma giusta entra in automatico, senza nemmeno doverci pensare. Il mio consiglio invece riguarda l'ascolto. Dedicate anche solo 10-15 minuti al giorno all'italiano parlato. Podcast come questo, per esempio. Certo, un po' di pubblicità non guasta mai, ma vale anche per film, canzoni, video. Non serve capire ogni singola parola. Anzi, è importante non pretendere di capire tutto subito. L'obiettivo è abituare l'orecchio al ritmo, alla musicalità della lingua. E poi io consiglio sempre un esercizio un po' buffo, ma efficacissimo. Ripetere ad alta voce le frasi che sentite, imitando anche il tono. Come un attore che studia la parte. Esattamente. Se guardate una serie italiana, fermate un attimo e provate a ripetere la battuta esattamente come l'ha detta l'attore. L'accento, la velocità, l'intonazione. È un piccolo gioco, ma allena la bocca a muoversi nel modo giusto. E se avete il coraggio, registratevi mentre parlate. Fate una piccola presentazione. Ciao, mi chiamo, ho anni, abito a...
E poi riascoltatevi. All'inizio fa un po' impressione sentire la propria voce, lo so, Fa sempre impressione, sinceramente. ma è utilissimo, perché da fuori notate errori che mentre parlate non sentite nemmeno. Un altro trucco che amo è quello delle frasi modello. Cioè frasi semplici, pronte all'uso, che potete adattare a 1000 situazioni. Tipo, mi piace andare al cinema, di solito mangio a casa, sto imparando l'italiano. Sono come dei mattoncini, più ne avete in tasca, più vi sentite sicuri quando parlate, perché non dovete costruire la frase da zero ogni volta. Escono quasi da sole con l'abitudine. E qui arriviamo a un punto che amo particolarmente, il contesto culturale, perché non tutti gli errori sono grammaticali. Vero, alcuni sono proprio culturali. Per esempio, in italiano quasi non usiamo mai come stai con qualcuno che non conosciamo bene. Diciamo piuttosto tutto bene? Oppure come va? E poi c'è la grande questione del tu e del lei. Ecco, questo confonde tantissimi studenti stranieri. Il lei si usa con chi non conosciamo, con i professori, con le persone più anziane, in contesti formali. E capire quando passare dal tu a lei è quasi un'arte. Si impara osservando, ascoltando gli italiani che parlano tra loro. È un dettaglio, ma fa una differenza enorme in come venite percepiti. E poi, ultimo consiglio prima della pausa, parlate anche da soli. Sì, raccontatevi la giornata ad alta voce. Oggi sono andato al lavoro, ho mangiato la pasta, fa caldo oggi. Oppure descrivete quello che vedete intorno a voi. C'è una sedia, la finestra è aperta, il gatto dorme sul divano. Sembra buffo, ma crea un'abitudine e l'italiano diventa parte della vostra quotidianità, non solo un'ora di lezione a settimana. E se avete la fortuna di trovare un partner linguistico, ancora meglio. Scrivetevi messaggi, fate videochiamate, anche solo 10 minuti. L'importante è usare la lingua, non aspettare di essere perfetti per iniziare a parlare. Bellissimo. Ultimissimo consiglio. Trasformate gli errori in obiettivi. Come sarebbe? Se so che sbaglio sempre essere e avere, scrivo 10 frasi corrette con quei verbi e le ripeto ogni giorno per una settimana. E dopo 7 giorni i progressi si sentono davvero, Gli errori non ci devono bloccare, Giorgia, ci devono guidare. come una piccola freccia che indica sempre la strada giusta. Perfetto. E ora prendetevi un attimo di pausa con noi. Tra un momento arriva la parte che adoro di più, gli esempi pratici. Frasi sbagliate, frasi corrette, spiegate una per una. Restate con noi. Bentornati alla parte finale del nostro episodio. Antonio, sei pronto? Prontissimo. 10 esempi pratici, in stile prima e dopo. Iniziamo. Esempio 1. Frase sbagliata. Io sono fame. Il problema, come abbiamo detto, è che in italiano la fame si ha, non si è. Frase corretta. Ho fame. E ricordate, ho sete, ho sonno, ho freddo, ho caldo. Esempio 2. Frase sbagliata. Mi sveglio e vesto i pantaloni. Qui manca la particella riflessiva. Vestire i pantaloni suona come se stessi mettendo i pantaloni a qualcun altro. Frase corretta. Mi sveglio e mi vesto. Ci si veste da soli, quindi serve il riflessivo. Esempio 3. Frase sbagliata. Io piace la pizza. Classico errore del verbo piacere. Frase corretta. Mi piace la pizza. Il soggetto è la pizza, non la persona. Esempio 4. Frase sbagliata. Vado a il mercato ogni sabato. Manca la preposizione articolata. Frase corretta. Vado al mercato ogni sabato. A più il diventa al, sempre. Esempio 5. Frase sbagliata. Io anche parlo spagnolo. L'ordine delle parole non è naturale in italiano. Frase corretta. Anche io parlo spagnolo. Molto più fluido, molto più italiano. Esempio 6. Frase sbagliata. Lui è molto simpatico, però io non mi piace. Qui il soggetto è sbagliato. Non sei tu il soggetto di piacere, è lui. Frase corretta. Lui è molto simpatico, però non mi piace. Semplice, diretto, corretto. Esempio 7. Frase sbagliata. Oggi io studio, domani io studia. Il verbo deve cambiare in base al soggetto. Oggi io studio, domani lui studia. Ogni persona ha la sua forma verbale e va sempre coniugata. Esempio 8. Frase sbagliata. Sono in ritardo perché traffico. Manca il verbo che esprime l'esistenza di qualcosa. Frase corretta. Sono in ritardo perché c'è traffico. C'è indica che qualcosa esiste in un luogo.
Esempio 9. Frase sbagliata. Grazie per tutto che fai. Manca un piccolo connettivo. Frase corretta. Grazie per tutto quello che fai. In italiano serve sempre quello o ciò per collegare correttamente la frase. Esempio 10, l'ultimo, e per me è tra i più affascinanti. Frase sbagliata, sono caldo. Torniamo a questo perché è davvero importante. Frase corretta, ho caldo. Sono caldo ha tutto un altro tono, decisamente più intimo. Quindi occhio, perché una piccola parola sbagliata può cambiare completamente il senso di quello che volete dire. E con questo chiudiamo la nostra piccola clinica degli errori. 10 esempi, 10 piccole lezioni, ma soprattutto 10 promemoria che sbagliare è normale, anzi è necessario. Bentornati amici. Prima di andare avanti, Giorgia, voglio confessare una cosa. Dimmi tutto. Quando ho iniziato ad insegnare italiano a mia cugina, che vive in Canada, lei mi ha detto una frase che mi ha fatto ridere per una settimana intera. Sono curiosissima, dai. Mi ha scritto: ho comprato la nuova macchina. Ah, gli articoli e gli aggettivi che non si accordano. Esatto, la nuovo invece della nuova. Un piccolo dettaglio, ma all'orecchio italiano suona davvero strano. È un errore comunissimo, perché in molte lingue gli aggettivi non cambiano forma, ma in italiano il genere e il numero devono sempre concordare. Quindi si dice? La macchina nuova, oppure ho comprato una macchina nuova. L'aggettivo si adatta al sostantivo, femminile con femminile, maschile con maschile, plurale con plurale. E gli articoli stessi poi sono un mondo a parte. Il, lo, la, i, gli, le. Vero, e la scelta dipende dalla lettera iniziale della parola che segue, non è mai a caso. Per esempio? Lo studente, perché la parola inizia con S più consonante, ma il ragazzo, perché ragazzo inizia con una consonante normale. E poi c'è gli, che mette in crisi tantissimi. Sì, gli amici, perché la parola inizia per vocale, oppure gli studenti, stessa regola della S più consonante, ma al plurale. Il mio consiglio quando insegno questa parte è sempre lo stesso. Non pensateci come una regola fredda da applicare. Ascoltate tantissimo, perché con il tempo l'orecchio riconosce da solo qual è la combinazione giusta. Verissimo. Io stessa, quando ho imparato il tedesco, all'inizio calcolavo ogni articolo nella testa. Poi, dopo mesi di ascolto, la scelta è diventata automatica. È proprio così che funziona una lingua. Prima è fatica consapevole, poi diventa istinto. Passiamo a un argomento che fa tremare tantissimi studenti, i verbi irregolari. Oh, questo è un capitolo infinito. Infinito davvero. Pensiamo solo al verbo andare. Io vado, tu vai, lui va, noi andiamo, voi andate, loro vanno. Non c'è nessuna logica apparente, vero? Esatto, e questo frustra molto chi viene da lingue più regolari. Ma la buona notizia è che i verbi più usati, anche se irregolari, si imparano presto proprio perché li sentiamo e li usiamo continuamente. Un errore che sento spesso riguarda il verbo fare. Molti studenti dicono io faccio, correttamente, ma poi sbagliano con loro fano invece di loro fanno. Ah sì, la doppia N di fanno viene spesso dimenticata. E anche con dare, loro danno, non dano. Un trucco che do sempre ai miei studenti è cantare piccole filastrocche con le coniugazioni. Sembra infantile, ma il ritmo aiuta la memoria molto di più della semplice ripetizione silenziosa. Io da bambino imparavo le tabelline cantando, quindi ti credo sulla parola. Esatto, stesso principio. La musica aiuta il cervello a fissare gli schemi. E un altro verbo traditore è potere, volere, dovere. I famosi verbi modali. Sì, questi tre insieme creano un vero campo minato, perché cambiano completamente forma. Posso, voglio, devo. Non assomigliano nemmeno lontanamente all'infinito. Il consiglio pratico qui è: create delle frasi personali. Voglio viaggiare, devo studiare, posso aiutarti? Usarle nella vita reale le fissa molto più velocemente di una tabella su un libro. Concordo pienamente. La grammatica astratta si dimentica, la grammatica vissuta resta. Giorgia, parliamo ora di uno dei temi più temuti in assoluto, il passato. Oh, il passato prossimo contro l'imperfetto. Una vera guerra psicologica per molti studenti. Guerra psicologica, ottima definizione. È che in italiano abbiamo diversi modi di raccontare il passato e la scelta cambia il significato della frase, non solo la forma.
Facci un esempio pratico. Ieri mangiavo la pasta, contro ieri ho mangiato la pasta. Sembrano quasi uguali ad un orecchio straniero. Esatto, ma non lo sono affatto. Ho mangiato indica un'azione conclusa, un fatto preciso. Ieri, a un certo punto, ho mangiato la pasta e basta. Mentre mangiavo? Indica un'azione abituale o un contesto, uno sfondo, tipo da bambino mangiavo sempre la pasta della nonna, oppure può descrivere qualcosa che stava succedendo mentre accadeva altro. Mangiavo la pasta quando è suonato il telefono. Ah, quindi l'imperfetto è come lo sfondo di un quadro e il passato prossimo è l'azione precisa che accade sopra quello sfondo. Bellissima immagine, Antonio, la userò con i miei studenti. Grazie, grazie, mi sento onorato. Un errore tipico è usare sempre e solo il passato prossimo, ignorando l'imperfetto. La frase diventa comprensibile, ma un po' piatta, senza sfumature. E il consiglio pratico? Raccontate una vostra giornata tipica di quando eravate bambini, usando l'imperfetto, e poi raccontate un evento specifico di ieri, usando il passato prossimo. Con la pratica, la differenza diventa naturale. Ora vorrei parlare di qualcosa che nei libri di grammatica spesso non si trova. Sono curiosissima. Le espressioni idiomatiche, quelle piccole frasi che usiamo tutti i giorni ma che non hanno una traduzione letterale sensata. Ah, adoro questo argomento. Per esempio, in bocca al lupo. Se lo traduci letteralmente, in the mouth of the wolf, sembra quasi una minaccia. Esatto, ma in realtà significa buona fortuna. E la risposta corretta non è grazie, ma... Crepi il lupo. Esatto. Molti studenti dicono grazie pensando sia educato, ma in realtà tra italiani si risponde sempre con crepi, Un'altra che amo è avere le mani in pasta. che significa essere coinvolti in qualcosa, avere influenza o controllo su una situazione, E poi c'è prendere due piccioni con una fava. ottenere due risultati con una sola azione. In inglese direbbero kill two birds with one stone, noi invece parliamo di piccioni e fave. L'italiano ama le immagini legate al cibo, avete notato? Verissimo. Non è farina del mio sacco, per dire che un'idea non è tua. Oppure rendere pan per focaccia, cioè restituire un torto con un altro torto, vendicarsi in modo proporzionato. Il consiglio che do sempre è: quando sentite un'espressione che non capite, non traducetela parola per parola. Cercate il significato generale e provate a immaginare la scena. E soprattutto usatele. Le espressioni idiomatiche fanno sembrare il vostro italiano molto più naturale e autentico, quasi da madrelingua. Passiamo a un tema più tecnico ma fondamentale: come collegare le frasi tra loro. Le congiunzioni, sì, spesso sottovalutate ma essenziali. Molti studenti parlano con frasi corte, staccate. Vado al mercato, compro il pane, torno a casa. Grammaticalmente corretto, ma suona un po' robotico, vero? Esatto. Con le congiunzioni invece la frase diventa fluida. Vado al mercato, compro il pane e poi torno a casa. Oppure possiamo usare connettivi più ricchi. Dopo essere andato al mercato e aver comprato il pane, sono tornato a casa. Le congiunzioni come perché, quindi, però, mentre, anche se, sono i ponti tra le idee. E ogni ponte porta una sfumatura diversa, però introduce un contrasto, quindi indica una conseguenza, mentre può indicare tempo o contrasto, a seconda del contesto. Un errore comune è confondere il perché causale con il perché interrogativo. Ah sì, perché non vieni? Può essere una domanda, oppure può introdurre una spiegazione, come in non vengo perché sono stanco. La differenza si sente dal tono e dal contesto della frase, non dalla parola in sé. Il mio consiglio: leggete testi italiani, anche semplici, e sottolineate tutte le congiunzioni. Vedrete quanto lavoro fanno per collegare i pensieri. Giorgia, torniamo un attimo su un tema che avevamo solo sfiorato, il registro linguistico. Ah, la differenza tra parlare in modo formale e informale. Esatto. In italiano non cambia solo il tu e il lei, cambiano proprio le parole che scegliamo. Vero. Per esempio, con un amico diciamo «che ne pensi?», ma in un contesto formale diremmo «qual è la sua opinione al riguardo?». Oppure ciao contro buongiorno o buonasera. E anche i modi di chiedere qualcosa cambiano. Con un amico «mi passi il sale?». In un ristorante elegante «potrebbe gentilmente passarmi il sale?». Un errore comune tra gli studenti è usare lo stesso registro ovunque, magari troppo informale in contesti seri o troppo formale tra amici. Esatto, e a volte il secondo caso fa più ridere del primo. Immaginate di dire a un amico stretto «gradirebbe accompagnarmi al cinema?».
Sembrerebbe un maggiordomo. Il consiglio è: osservate i contesti. Chi parla, con chi, dove. La lingua italiana cambia veste a seconda della situazione, un po' come ci vestiamo diversamente per andare al lavoro o per stare in casa il sabato. Ora un argomento che amo particolarmente, i falsi amici. Wow! Parole che sembrano simili in due lingue, ma hanno significati completamente diversi. Esatto. Per esempio in inglese parents significa genitori, ma parenti in italiano significa relatives, cioè tutta la famiglia allargata. Confusione classica. Uno studente può dire vado a trovare i miei parenti, pensando di dire genitori, ma in realtà sta parlando di zie, cugini, nonni. Altro falso amico famoso. Camera in italiano significa stanza, non l'apparecchio fotografico. Esatto, quello si chiama macchina fotografica o semplicemente fotocamera. E libreria non è una biblioteca. Giustissimo, libreria è il negozio dove si comprano i libri, la biblioteca invece è dove si prendono in prestito. Confusione doppiamente comune per chi parla inglese, perché library suona quasi identico a libreria. Il consiglio pratico è tenere una piccola lista personale di falsi amici man mano che li scoprite, magari con un esempio concreto per ognuno, così ricordate meglio. E non abbiate paura di sbagliare anche qui. Anche questi errori alla fine diventano aneddoti divertenti da raccontare. Giorgia, vorrei parlare ora di qualcosa di meno grammaticale e più sensoriale. Sono curioso. L'intonazione. In italiano, il modo in cui saliamo e scendiamo con la voce cambia il significato di una frase. Vero. Una domanda, per esempio, spesso si riconosce solo dal tono, senza cambiare l'ordine delle parole. Esatto. Vieni alla festa? Può essere un'affermazione, ma vieni alla festa? Con la voce che sale alla fine, diventa una domanda. Molti studenti scrivono correttamente il punto interrogativo, ma quando parlano dimenticano di far salire il tono e la domanda suona come un'affermazione. È un dettaglio piccolo, ma che cambia moltissimo la comprensione, soprattutto in una conversazione veloce. Il consiglio che do sempre è: ascoltate gli italiani litigare, discutere animatamente o semplicemente raccontare una storia con entusiasmo. Perché noi italiani parliamo con tutto il corpo, non solo con la voce. Verissimo, le mani si muovono, la voce sale, scende come un'onda. È teatro quotidiano. E imitare questa musicalità, anche esagerandola un po' all'inizio, aiuta tantissimo a suonare più naturali. Giorgia, un piccolo aneddoto divertente prima di continuare. Racconta pure. Un mio studente straniero una volta mi ha chiesto perché gli italiani dicono sempre ma no anche quando sono d'accordo. Questo è un classico, ma no spesso non è un vero rifiuto. Esatto, se dico che bella giornata, tu potresti rispondere ma no, è anche meglio di ieri, intendendo un rafforzativo, non una negazione. L'italiano è pieno di queste piccole particelle che sembrano negative, ma in realtà aggiungono enfasi o partecipazione emotiva, Un altro esempio? Figurati o figuriamoci. che può significare non preoccuparti, è stato un piacere, oppure, con tono diverso, assolutamente no, come puoi pensarlo? Stessa parola, significati quasi opposti a seconda del contesto e del tono. Ecco perché dico sempre, la grammatica vi dà le fondamenta, ma l'ascolto reale tra persone vere vi dà l'anima della lingua. Bellissimo modo di dirlo. Giorgia, siamo arrivati a un buon punto dell'episodio. Prendiamoci un attimo per riflettere insieme. Volentieri. Sai cosa penso ascoltando tutti questi errori e esempi? Dimmi. Che imparare una lingua è un po' come imparare a camminare da bambini. Si cade, ci si rialza, si cade di nuovo, ma nessuno si vergogna di cadere a 2 anni. Bellissimo paragone. E in effetti da adulti perdiamo un po' quella libertà di sbagliare senza paura. Esatto. Ed è quello che vogliamo restituirvi con questo podcast. Il permesso di sbagliare, di ridere dei propri errori e di andare avanti comunque. Perché ogni parola sbagliata oggi sarà una parola detta correttamente tra qualche settimana. E con questo spirito continuiamo il nostro viaggio nella lingua italiana. Giorgia, c'è un argomento che rimandiamo da un po' e credo sia arrivato il momento. Lo sento arrivare. Il congiuntivo? Esatto, il modo verbale più temuto d'Italia, persino dagli italiani stessi. Verissimo, tantissimi madrelingua lo sbagliano ogni giorno. Quindi, cari ascoltatori, se anche voi lo trovate difficile, siete in ottima compagnia. Il congiuntivo si usa per esprimere dubbio, desiderio, opinione, possibilità. Non un fatto certo, ma qualcosa di soggettivo. Per esempio, penso che sia una buona idea, non penso che è una buona idea. Esatto, dopo penso che, credo che, è possibile che, spero che, voglio che, è importante che, si usa quasi sempre il congiuntivo.
Un errore che sento spessissimo, soprattutto tra i madrelingua giovani, è usare l'indicativo al posto del congiuntivo, tipo penso che è vero, invece di penso che sia vero. È un fenomeno linguistico interessante perché mostra come la lingua parlata si evolva più velocemente della grammatica scritta. Per chi sta imparando, però, il consiglio è: imparate prima le espressioni che richiedono il congiuntivo, come piccole formule fisse. Sì, penso che, credo che, è possibile che, spero che, voglio che, è importante che. E poi le forme verbali stesse, con la pratica, diventano più familiari. All'inizio si sbaglia, poi l'orecchio riconosce il suono giusto. Il congiuntivo non è un mostro, è solo un modo per esprimere sfumature, e le sfumature sono la parte più bella di una lingua. E se il congiuntivo è il modo del dubbio, il condizionale è il modo della gentilezza. Bella definizione. Il condizionale si usa moltissimo nelle richieste educate. Vorrei un caffè, invece di voglio un caffè. Esatto, la differenza è enorme in termini di cortesia. Voglio suona quasi brusco, mentre vorrei è morbido, rispettoso. Oppure potrebbe aiutarmi, invece di può aiutarmi. Entrambe corrette, ma il condizionale aggiunge un tono più delicato, più formale. Un errore comune è dimenticare il condizionale nelle richieste e usare sempre il presente indicativo, che a volte suona un po' diretto, quasi impositivo. Certo, non è sbagliato grammaticalmente, ma cambia la percezione sociale. In italiano, la forma con cui chiediamo qualcosa conta quanto il contenuto della richiesta. Un consiglio pratico: quando siete al bar, al ristorante, in un negozio, provate sempre a usare vorrei invece di voglio. Vedrete che la reazione delle persone cambia leggermente, in meglio. Piccola parola, grande differenza nell'atmosfera della conversazione. Antonio, parliamo ora di un trucco che consiglio sempre ai miei studenti per ampliare il vocabolario più velocemente. Dimmi tutto. Le famiglie di parole. Invece di imparare una parola isolata, imparate tutto il gruppo che nasce dalla stessa radice. Fammi un esempio. Prendiamo amore. Da lì nascono amare, amico, amichevole, innamorarsi, amorevole. Ah, capisco. Così con una radice si sbloccano tante parole insieme. Esattamente. Un altro esempio, casa. Da lì casalingo, casetta, casale, casomai. Casomai non c'entra niente con casa in realtà, vero? Ah, in effetti no. Quello è un falso collegamento. Buona osservazione. Vedi, anche io a volte scivolo. Ecco, un piccolo errore in diretta, molto umano. Esatto, e va benissimo così. Dicevo, con libro abbiamo libreria, libraio, librario, con scuola, scolastico, scolaro, scolaresca. È come costruire una casa di parole partendo dalle fondamenta. Bella immagine. E questo metodo aiuta anche a intuire il significato di parole nuove, anche se non le avete mai sentite prima, solo riconoscendo la radice. Passiamo a un tema pratico. Come si fanno le domande in italiano? Argomento importantissimo, perché spesso gli studenti traducono la struttura dalla loro lingua madre e il risultato suona strano. Per esempio, in inglese si usa l'ausiliare do. Do you like pizza? Ma in italiano non esiste un equivalente diretto. Esatto, in italiano basta l'intonazione, come dicevamo prima, oppure semplicemente l'ordine naturale della frase. Ti piace la pizza? Nessun verbo ausiliare aggiuntivo, nessuna struttura complicata, solo il tono che sale alla fine. E per le domande con parole interrogative come chi, cosa, dove, quando, perché, come, quanto, Queste vanno sempre all'inizio della frase. Dove vai? Quando torni? Perché sei triste? un errore comune è mettere la parola interrogativa in un punto strano della frase, magari copiando la struttura di un'altra lingua. Il consiglio, come sempre, è ascoltare tantissime domande reali, magari da interviste, film o conversazioni quotidiane, e ripeterle ad alta voce. L'orecchio, con il tempo, riconosce da solo la struttura naturale. Antonio, un argomento pratico ma spesso sottovalutato. I numeri. Ah sì, sembra facile, ma non lo è affatto. Vero, soprattutto quando si parla velocemente, magari al mercato o al telefono. Un errore comune riguarda i numeri composti, come 21, 38, 45. In italiano si scrivono e si dicono tutti attaccati, senza spazio. 21, non 21. E c'è una regola particolare quando il numero finisce con 3. Esatto, l'accento si sposta sulla E finale. 23, 33, 43, sempre con l'accento. Un dettaglio piccolo, ma se lo dimenticate, la parola suona strana all'orecchio italiano. E anche i numeri grandi seguono regole specifiche. 100, non 100. 1000, non 1000. Diverso dall'inglese dove si dice 100, 1000. Esatto,
In italiano il numero da solo basta. 100 persone, 1.000 euro. Il consiglio pratico è esercitarsi con numeri di telefono, prezzi al supermercato, date. Sono contesti quotidiani dove i numeri escono naturalmente. E non sottovalutate mai questo aspetto, perché capire i numeri al volo, in una conversazione veloce, richiede molto allenamento dell'orecchio. Giorgia, un altro punto che confonde spesso: i verbi di movimento e le preposizioni che li accompagnano. Vero, andare a, andare in, andare da. Ognuno ha la sua regola. Per esempio, si dice vado in Italia, ma vado a Roma. Esatto, con le nazioni, i continenti, le grandi regioni si usa in, con le città si usa a. E poi c'è vado da, che è particolare. Sì, vado dal dottore, vado da Maria. Si usa da quando ci riferiamo a una persona, non a un luogo fisico specifico. Perché letteralmente significa vado nel luogo dove si trova quella persona. Esatto, ed è un concetto che in altre lingue magari non esiste in questa forma, quindi crea un po' di confusione all'inizio. Il mio consiglio è creare piccole liste per contesto, nazioni con in, città con a, persone con da, e ripetere frasi finché non diventano automatiche. Con la pratica, questi piccoli dettagli si sistemano da soli, ve lo garantisco. Antonio, questo è uno dei miei argomenti preferiti in assoluto. Lo so già, i diminutivi, vero? Esatto! Gli italiani amano i diminutivi, li usiamo ovunque, con tutti, per esprimere affetto, tenerezza, a volte anche ironia. Casa diventa casetta, cane diventa cagnolino, bambino diventa bambinello o bambinetto. E non è solo una questione di dimensione fisica. Se dico un attimino, non intendo un tempo brevissimo in senso letterale, è più un modo affettuoso, gentile di chiedere pazienza. Vero, aspetta un attimino suona molto più caldo di aspetta un attimo. E poi ci sono gli accrescitivi che vanno nella direzione opposta, un piattone, un libraccio. Attenzione, perché libraccio non significa un libro grande in senso positivo, ha una sfumatura negativa, quasi dispregiativa. Esatto, ottima osservazione. I suffissi in italiano cambiano non solo la dimensione, ma anche il sentimento dietro la parola. Il consiglio è: iniziate a notare questi suffissi quando ascoltate italiano parlato. Vi accorgerete che portano tantissima emozione in poche lettere. E provate a usarli anche voi, con cautela all'inizio, perché fanno sembrare il vostro italiano molto più naturale e vicino a come parla davvero la gente. Antonio, parliamo ora di come si struttura un racconto in italiano, per chi vuole fare più che semplici frasi isolate. Bellissimo argomento. Raccontare una storia richiede di collegare passato, presente e a volte anche il futuro in un flusso naturale. Un errore comune è raccontare tutto al presente, perché è il tempo più familiare per chi studia. Vero, ma questo rende la narrazione piatta. Ieri vado al mercato, compro il pane, incontro un amico. Suona strano. Meglio, ieri sono andato al mercato, ho comprato il pane e ho incontrato un amico. Esatto, coerenza nei tempi verbali è fondamentale per una narrazione fluida. E per aggiungere colore alla storia si possono usare connettivi temporali. Prima, dopo, poi, infine, nel frattempo. Questi piccoli segnali aiutano chi ascolta a seguire l'ordine degli eventi senza confondersi. Il consiglio pratico è: provate a raccontare una vostra giornata recente, con inizio, sviluppo e conclusione, usando i tempi verbali corretti e qualche connettivo. È un esercizio semplice ma potentissimo, perché vi obbliga a pensare in italiano in modo strutturato, non solo a frasi isolate. Antonio, voglio parlare di qualcosa che raramente si insegna nei corsi di lingua: il silenzio. Interessante. Spiegami meglio. Quando si parla una lingua straniera, spesso si ha paura delle pause, del silenzio mentre si cerca la parola giusta. Verissimo. Molti studenti si bloccano completamente per l'ansia di quel vuoto. Ma in realtà anche gli italiani madrelingua fanno pause, dicono cioè, insomma, mentre pensano a cosa dire. Sono le cosiddette parole riempitive, che danno tempo alla mente di organizzare il pensiero. Esatto, e usarle in modo naturale vi fa sembrare molto più fluenti, paradossalmente, rispetto a chi cerca di parlare senza mai fermarsi. Quindi il consiglio è: non abbiate paura del silenzio. Una piccola pausa, un allora, un dunque, sono assolutamente normali. Anzi, fanno parte del ritmo naturale della conversazione italiana. Nessuno parla come un libro stampato, senza frasi perfette e senza interruzioni. E questo, secondo me, libera tantissimo chi studia una lingua, perché toglie la pressione della perfezione immediata. Antonio, siamo arrivati ad un altro bel punto di riflessione nel nostro episodio. Sì, e vorrei dire una cosa importante ai nostri ascoltatori. Dimmi pure.
Ogni singolo argomento che abbiamo trattato oggi, dal congiuntivo ai diminutivi, non deve spaventarvi tutto insieme. Verissimo, non serve impararli tutti in un giorno. Esatto, la lingua si costruisce a strati, come una casa. Prima le fondamenta, poi i muri, poi i dettagli decorativi. E ogni strato richiede il suo tempo, la sua pratica, i suoi errori. Quindi se oggi vi siete sentiti un po' sopraffatti da tutte queste regole, respirate. Nessuno pretende la perfezione da voi, nemmeno noi. L'importante è continuare, un passo alla volta, con curiosità e senza giudicarvi troppo duramente. E con questo spirito continuiamo ancora un po' il nostro viaggio nella lingua italiana. E siamo arrivati alla fine di questo episodio di L'Italia Svelata. Un episodio lungo, lo sappiamo, ma speriamo davvero ricco di spunti per voi. Se dovessimo lasciarvi con un solo pensiero oggi, sarebbe questo. La perfezione non è l'obiettivo, la comunicazione lo è. Esatto. Se la persona davanti a voi vi capisce, avete già vinto. La precisione arriva dopo, con il tempo, con la pratica, con la pazienza. E ogni errore che fate oggi è un errore che domani non farete più. Quindi non abbiate paura. Parlate, sbagliate, correggetevi e ripartite. Noi vi lasciamo con un piccolo compito se volete farlo. Scrivete nei commenti una frase che avete sbagliato in passato e la sua versione corretta. Ci piace tantissimo leggervi e magari la vostra frase diventa protagonista di un prossimo episodio. Se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo con chi sta imparando l'italiano e naturalmente iscrivetevi al canale L'Italia Svelata per non perdere i prossimi episodi. Siamo qui ogni settimana pronti a raccontarvi un pezzo di lingua, un pezzo di cultura, un pezzo di Italia. Grazie di cuore per essere stati con noi fino a questo momento. Non è stato un episodio breve e il fatto che siate ancora qui dice tantissimo sulla vostra voglia di imparare. Siete davvero fantastici. E ricordate, la lingua italiana è come una lunga passeggiata. A volte si inciampa, a volte si corre, ma l'importante è non fermarsi mai. Un abbraccio da parte mia, Antonio. E mio, Giorgia. Alla prossima puntata, qui sull'Italia Svelata.